Amiche e amici di Passione Inter, oggi è un contenuto speciale e torniamo a fare una di quelle cose che più ci piacciono su Passione Inter, ovvero mettere ordine quando c'è un po' di confusione su alcuni temi, quando tutti ne parlano senza però avere chiaro, nero su bianco di come stanno realmente le cose e cercare di rendere quindi più comprensibile possibile alcuni degli argomenti più difficili anche da comprendere. In questo caso è un argomento che poi ha dei riflessi molto importanti sulle vicende del mercato dell'Inter, che è quello di cui tutti parliamo ogni giorno, con le difficoltà di questo mercato fino ad ora, anche per un po' di sfortuna comunque va detto che c'è stato per la dirigenza dell'Inter e non soltanto, ecco, ma soprattutto ci siamo chiesti quanto effettivamente i famosi paletti di Octree stiano incidendo nelle difficoltà del mercato dell'Inter e quanto effettivamente è vero che Octree è un problema per il mercato dell'Inter. Ecco, per rispondere a queste domande oggi abbiamo un ospite e io ho il grandissimo piacere quindi di avere con noi l'avvocato Domenico Iavarone. Ciao Domenico, ben trovato. Ciao Lorenzo, ciao a tutti. Mi presento chiaramente essendo nuovo Sì, lascio a te. per tutti. Sì, esatto. Allora, sono un avvocato, lavoro a Milano per uno studio d'affari. Mi occupo principalmente di M&A, ovvero operazioni straordinarie, diritto societario e tendenzialmente assisto da 6 anni ormai fondi di investimento nell'acquisizione di azioni o partecipazioni in società, quindi tendenzialmente quello che poi è accaduto e che abbiamo visto con Octree per quanto riguarda l'Inter e tutta la gestione, quindi sia dell'analisi della società, con la cosiddetta target da acquisire dall'inizio dell'operazione, sino poi alla strutturazione dell'operazione, alla negoziazione del deal e fino poi alla cosiddetta fase di integrazione, ovvero quando poi il fondo di investimento entra all'interno della società e deve gestirla prima di poi valorizzarla e poi rivenderla, il cosiddetto exit, no? Quando Sì. un fondo acquisisce una società e attende di valorizzarla prima di poi rivenderla per chiaramente avere un vantaggio economico. È un po' quello che è accaduto come abbiamo visto con Octree. Non è stata un'operazione, diciamo, di M&A standard, come la chiamiamo noi, perché è stata più che altro una cosiddetta distressed, un distress deal, ovvero quando c'è un'esposizione debitoria o comunque una difficoltà da parte di una società di far fronte all'esposizione debitoria che ha. In quel caso era derivata dal fatto che c'era un finanziamento, come tutti sappiamo, che era stato concesso da Octree e a garanzia del quale erano state date appunto a garanzia le quote, le azioni dell'Inter. Quindi Quindi questo è un Domenico, po'... diciamo che conosci bene l'argomento, conosci bene l'ambiente, sai come ci si muove all'interno di queste situazioni, soprattutto da un punto di vista poi legale, che è quello interessante secondo me da approfondire. Io ne approfitto intanto per ricordare che anche nel club di Passione Inter, trovate il QR code in alto da inquadrare, nelle scorse ore ci siamo confrontati con i nostri soci per cercare di delineare anche quali sono le principali domande che i tifosi interisti si fanno sul tema appunto del rapporto Octree-Inter e di quanto effettivamente incida nelle strategie di mercato. Quindi vi ricordo di entrare nel club, se non l'avete ancora fatto, iscrizione al canale. Domenico tra l'altro ha un ulteriore plus da questo punto di vista, che è interista, quindi lo possiamo dire, Domenico, che conosce quindi molto bene entrambe le Oneri e sfere. onori. Ecco, e ha anche questa sensibilità ulteriore che ci permetterà di approfondire il tema. Io andrei subito sull'argomento partendo da un tweet. Io non so, Domenico, se tu sei molto attivo su X, se bazzichi. Non troppo in realtà, Ok, se devo esserti nemmeno sincero, io. non troppo. Nemmeno io, Allora siamo in nemmeno due. io. Non sono molto pratico, però me lo hanno segnalato e poi mi è capitato anche a me nel feed questo post dell'utente Pap1Pap nei giorni scorsi, datato 14 luglio, che ha scatenato una serie di commenti, di discussioni, perché di fatto ha pubblicato su X quella che è la visura, poi mi darai tu i termini tecnici legali più corretti per quanto riguarda l'Inter. Un documento dal quale possiamo tirar fuori delle indicazioni molto importanti già su quelle che sono quindi le operazioni e l'operatività di mercato dell'Inter. Domenico, intanto questo è un documento comunque pubblico che si può condividere, questo è bene chiarirlo, giusto? Sì, sì, questo è un estratto di una visura camerale dell'Inter, insomma. Sì. Quindi sono tendenzialmente la visura e lo statuto sono i due documenti cardini della società e sono Sì. entrambi depositati presso il registro delle imprese.
e possono essere richiesti tendenzialmente da chiunque, quindi paghi i relativi diritti camerali e sono estraibili da chiunque, quindi non si tratta di documentazione privata come possono essere tipo gli accordi ancillari che sono a un livello superiore, quindi a un livello di octrio, a livello di dirigenza. Stiamo parlando di documenti pubblici dell'Inter che appunto pagando le relative i diritti camerali sono appunto conoscibili e scaricabili da chiunque. Questo mi sembrava appunto un estratto relativo ai Si fa poteri, riferimento ai insomma. poteri di firma, sì, quest'utente che tra l'altro Esatto. pubblica sempre argomenti molto interessanti da questo punto di vista, anche sotto la sfera economica del mercato dell'Inter. Diciamo che qui, secondo me, il primo tema interessante, Domenico, riguarda proprio i famosi poteri di firma, cioè ci racconti meglio anche da questa visura cosa emerge, cosa succede e come questo incide quindi sul mercato nerazzurro? Sì, allora insomma io, diciamo essendo un po' più nerd dal punto di vista del diritto, la visura l'avevo già scaricata l'anno scorso, assumendo appunto che ce ne fosse necessità per comprendere meglio anche i cosiddetti paletti. Avendo visto una serie di operazioni ed essendo interista ho detto: "Ma fammi vedere un po' meglio come è gestita la governance dell'Inter". Quindi in realtà quello che ha diciamo, insomma quello che ha fatto vedere l'utente di X con il Twitter, per me non era nulla di nuovo. Immagino che per altri possa essere semplicemente una conferma di quello che abbiamo visto a livello esperienziale sul mercato, però diciamo, insomma, la visura io l'avevo già vista l'anno scorso, l'avevo verificata anche, l'avevo spiegata anche un po' a mio padre, che anche lui è un grandissimo interista. Okay. Insomma, dalla visura tendenzialmente noi abbiamo diciamo sono verificabili una serie di cose. Ad esempio sappiamo che Marotta è presidente del consiglio di amministrazione, ma non è un presidente diciamo solo come mero rappresentante o come titolo onorifico, è un presidente operativo, quindi ha delle vere e proprie deleghe, come anche ad esempio Massimiliano Catanese, il cosiddetto Max Catanese, anche lui fa parte del consiglio di amministrazione e anche lui ha delle deleghe. Diverso è ad esempio il ruolo di Piero Ausilio, perché Piero Ausilio non fa parte del consiglio di amministrazione, ma è un procuratore della società, quindi anche lui ha dei poteri di cosiddetti firma per sottoscrivere determinati contratti sportivi insieme ad altri soggetti. Per quanto riguarda la visura dell'Inter è abbastanza semplice quella che è l'escalation dei poteri, nel senso che abbiamo per i contratti relativi al trasferimento dei calciatori, sia in entrata che in uscita ovviamente, fino ad un importo pari a 10 milioni di euro per contratto, bonus compresi. Marotta può firmare congiuntamente, quindi senza richiedere alcun tipo di autorizzazione o diciamo blessing a livello di sopra con Piero Ausilio, quindi fino a un massimo di 10 milioni di euro. Giusto che hai specificato, Domenico, inclusi i bonus, quindi Inclusi i formule bonus, 7 più esattamente. 5, 7 più 8 non puoi Sono aggirare già in questo fuori. modo qua. Okay. Esattamente, sono già fuori. E chiaramente dalla visura sono desumibili anche, non so se era diciamo verificabile, riscontrabile anche nel tweet, ma anche la percentuale sulle future rivendite, quindi sono ammesse le percentuali fino al 50% alle condizioni appunto indicate, ovvero che diciamo, non venendo conteggiate all'interno del paletto i 10 milioni, però insomma questi sono poi tecnicismi sulla soglia dei poteri, diciamo, che realmente ci interessano fino a un certo punto, perché insomma la Però soglia rimane. è interessante perché Sì, il tema della rivendita è una formula sempre più utilizzata. Stiamo vedendo il mondo Real Madrid che sta certo. facendo grande mercato in questo senso, quindi hai fatto bene a specificarlo. Quindi Sì, da sì, 0 a insomma, perché 10 Marotta Ausilio, ecco. Se la Marotta gestiscono Ausilio, loro. esatto. E che tendenzialmente poi la questione della rivendita è una forma nuova di comproprietà che era stata Sì, negli anni, esatto. sì. Poi abbiamo dai 10 milioni in su, o meglio da 0 fino a 20 milioni, nel senso che anche le operazioni sotto i 10 milioni possono comunque firmarle. Invece abbiamo la necessità di dover firmare congiuntamente sempre per il trasferimento dei giocatori, quindi sia per acquistare che cedere, è necessaria una firma congiunta del presidente Marotta con Max Catanese, quindi fino a 20 milioni di euro.
però stessa soluzione, quindi nei 20 milioni sono ricompresi anche gli eventuali bonus, quindi non è possibile, come dicevi prima, fare un 17 più 5 o un 18 più 3 anche, siamo comunque fuori budget, quindi insomma la famosissima soglia dei 25 milioni in realtà non esiste, perché è una soglia dei 20 addirittura milioni, quindi siamo addirittura più bassi. Io sono appunto interista, sono anche diciamo abbastanza giovane, quindi anche a me piacerebbe vedere diciamo, non un mercato faraonico, ma insomma anche degli acquisti importanti, e quindi in un certo senso mi scontro con questa realtà che è addirittura peggio di quella che ci immaginavamo, ma stiamo parlando sempre di un qualcosa di estremamente legale, quindi poi come abbiamo visto diciamo tecnicamente si va sempre oltre i 20 milioni e raramente abbiamo fatto acquisti, se non diciamo ad esempio mi viene in mente Sucic o qualche altro calciatore, comunque siamo quasi sempre riusciti ad andare oltre i 20 milioni, quindi si tratta di un limite interno ed esterno, quindi è un limite interno perché i poteri vengono dati appunto dall'interno, esterno perché i poteri di rappresentanza e di firma verso l'esterno fino al massimo di 20 milioni. Dopodiché invece si entra in un'altra dimensione, ecco, sopra i 20 milioni. Esatto, dopodiché si entra in un'altra dimensione. Abbiamo chiaramente all'interno del consiglio di amministrazione, come in tutte le operazioni di M&A, un fondo di investimenti quando investe all'interno di società, all'interno del management della società, quindi del consiglio di amministrazione, tende a inserire delle figure di spicco del fondo stesso che poi gestiscono la società. In questo caso abbiamo Catherine Ralph e Alejandro Hano, che tendenzialmente sono anche loro amministratori, quindi membri del consiglio di amministratori, tra l'altro provvisti di deleghe, quindi anche loro hanno poteri di firma e rappresentanza, tra l'altro sia su operazioni ordinarie che straordinarie, quindi hanno poteri di gestione sia ordinaria che straordinaria della società, ed esercitare con firma congiunta e senza limiti di importo. Quindi tendenzialmente sia Catherine Ralph che Cano tendenzialmente hanno poteri per poter fare qualsiasi cosa a firma congiunta tra di loro, solo che essendo entrambi esponenti del fondo di investimenti, chiaramente c'è sempre l'escalation da fare al fondo di cui sopra, perché chiaramente loro sì sono amministratori dell'Inter e quindi gestiscono il management, fanno parte del management dell'Inter, ma chiaramente fanno capo a un qualcosa che è sopra, e loro tendenzialmente a livello, prima ancora di essere amministratori dell'Inter, sono dipendenti del fondo di investimenti, quindi hanno tutto l'interesse del caso a fare appunto gli interessi, scusate il gioco di parole, di Oaktree. E questo è un passaggio importante per delineare alcune, quindi questo passaggio. Ti aggiungo solo una cosa, Domenico, e poi ti faccio una domanda su questo tema, che i poteri di firma poi sono relativi anche agli ingaggi per quanto riguarda le operazioni. C'è anche un tetto di 5 milioni lordi da rispettare per Ausilio Marotta, che è, facevamo l'esempio, ecco, Luis Enrique per tipo di operazione economica rientra praticamente in tutti questi paletti. 5 milioni lordi di ingaggio, attorno ai 25 milioni di euro complessivi per il cartellino, un giocatore comunque relativamente giovane che è stato acquistato l'anno scorso. È quello come tipologia economica, separandoci un attimo dalla sfera tecnica che farà magari un po' discutere, però è proprio il tipo di affare che viene approvato in questo momento. E la domanda quindi è proprio, intanto, cosa deve fare quindi la dirigenza interista per poter avere una approvazione oltre questo tetto dei 20 milioni? Perché poi ci sono stati anche, come dicevamo, affari sopra questa cifra e l'Inter ne vuole fare altri potenzialmente. Sì, tendenzialmente sì. Allora, in questo caso a livello statutario non è previsto, diciamo, assolutamente nulla, nel senso che a livello statutario non ci sono delle materie che sono riservate al consiglio di amministrazione o all'assemblea che riguardano il calciomercato, quindi tendenzialmente non abbiamo dei paletti, chiamiamoli così, legali o strettamente tecnici. Non si tratta di burocrazia, chiamiamola così. Infatti
tra l'altro lo statuto dell'Inter, che è stato modificato da poco, consente al consiglio di amministrazione anche di riunirsi con mezzi di telecomunicazione come un po' tutte le società diciamo attuali, Sì. quindi anche eventualmente da remoto, o come stiamo facendo noi, se noi due avessimo una società e fossimo entrambi membri del consiglio di amministrazione, in questo momento ci sarebbe la cosiddetta totalitaria, ovvero siamo in due membri del consiglio di amministrazione, siamo entrambi in chiamata anche senza avvisi di convocazione, se siamo entrambi edotti sull'ordine del giorno da trattare, stiamo facendo un consiglio di amministrazione e possiamo deliberare. Quindi insomma i limiti burocratici non esistono a livello specificamente tecnico, chiamiamolo così, a livello di diritto societario, a livello formale. È possibile quindi diciamo bypassare questa parte un po' più burocratica, insomma, se c'è la necessità. Più che altro deve esserci un accordo tra quella che è la parte diciamo manageriale di Opt3, e quindi Ralph e Cano, e quella che è poi la parte tecnico-sportiva dell'Inter. Quindi chiaramente se si sta trattando di affari come ad esempio può essere quello di palestra, per il quale ad esempio la gente ha detto che sono stati necessari 45 giorni per arrivare Ecco, ci a... sarei arrivato. Esattamente, scusami se ti ho... No, no, vai, vai. No, perché il eh, discorso è che quindi, cioè, in realtà il tema delle tempistiche, da quello che ci dici tu, non è strettamente legato alla burocrazia interna. Cioè, se si vuole, si può andare dritti sull'affare, si convoca questo consiglio di amministrazione online, magari come lo stiamo facendo noi adesso, eh, e il tema è soprattutto probabilmente convincere sì. la parte manageriale Oak3 della bontà di questa operazione. Esattamente, cioè a livello interno Inter non esiste un limite, nel senso che tu puoi convocare un consiglio di amministrazione e dire ok, prepariamo un rilancio tra 10 minuti su X giocatore, sull'esterno destro, facciamo un esempio. Cosa accade però? Che affinché ci possa essere appunto l'approvazione sia del consiglio di amministrazione che poi diciamo, della bontà dell'operazione, è necessario chiaramente convincere della bontà dell'operazione stessa il fondo, e per farlo è necessario convincere coloro che hanno i poteri attualmente per poterlo fare, che sono Catherine Ralph e Cano, che addirittura dovranno andare a un livello superiore, perché poi è chiaro che il giocatore, che noi lo intendiamo esclusivamente come giocatore, per la società, cioè per la società Inter, intesa come società che poi tra X anni dovrà essere rivenduta dal fondo ad un terzo acquirente a seguito appunto del cosiddetto exit, per il fondo di investimenti i calciatori non sono altro che degli asset, così come può essere lo stadio, così come possono essere le strutture ricettive, così come possono essere una serie di altri asset che ci sono. Anche i calciatori sono tendenzialmente asset, quindi convincere della bontà dell'operazione è un qualcosa sul quale devono essere molto bravi i dirigenti, e sul quale poi è necessario un blessing finale, la cosiddetta green light, no? Semaforo verde da parte del fondo, che deve essere convinta che, nonostante la spesa ingente attuale, al momento diciamo dell'exit, del cosiddetto exit, quindi della vendita della società, quel calciatore possa avere un valore rilevante, possa dare valore alla società venduta, quindi possa creare un valore aggiunto a quella che è la società Inter. Su questo, allora, ci apre un altro macro tema. La cosa che mi viene da dire è che questo spiega innanzitutto il cambio di rotta su profili più futuribili e quindi che possono essere valorizzati, a differenza di quei profili di investimento che sarebbe più puramente sportivo, cioè giocatori fatti e finiti su cui investo una cifra che mi posso permettere, ma che magari non mi comporterà un ritorno economico se non tramite i risultati sportivi. E qui metto un asterisco su cui tra poco torniamo. Quindi di sicuro la linea che ci stai delineando, ecco, ci porta ad un discorso di appunto andare su giocatori che possono essere valorizzati. E su questo ti faccio allora una domanda, così ragioniamo anche tra tifosi, Domenico. Può esserci dall'altro lato, nel momento in cui tu hai un asset, ne parlavamo con i soci del club di Passione Inter, il discorso del adesso ti servirebbe questo giocatore, però magari un anno fa tu hai comprato nello stesso ruolo un altro giocatore per cui ti ho dato il via libera, quindi prima di aggiungere un altro giocatore su cui ti devo dare l'approvazione in quel ruolo lì, perché non sfruttare quello che hai già, oppure lo vendi? Può esserci anche questo che magari limita alcune cose?
Assolutamente sì, tra l'altro è come parlare, ad esempio, farò un esempio molto becero, però faccio un esempio di una società che fabbrica bulloni, faccio un esempio Sì. stupidissimo, no? Altissima ingegneria. I risultati sulla fabbricazione dei bulloni e su quanto buoni sono questi bulloni può essere l'acquisto di macchinari. Chiaramente se tu hai già un macchinario per la quale che costa tantissimi soldi, che tu hai acquistato l'anno precedente, se tu lo vuoi sostituire, acquistare un nuovo macchinario, chiaramente devi dare le giuste motivazioni, devi spiegare perché il nuovo macchinario può essere meglio di quello vecchio, qual è quale possono essere i benefit di acquistare il nuovo macchinario nel corso degli anni. Poi chiaramente stiamo facendo veramente un paragone molto becero, mi rendo Sì, conto, però no, effettivamente fa è capire, così, fa cioè nel capire. senso fa capire in maniera molto semplice, nel senso il macchinario già esiste, i bulloni li fabbrica lo stesso e tendenzialmente il calciatore i risultati sul campo. Avendo un buon gruppo squadra, tu qualsiasi giocatore mette all'interno del gruppo squadra Inter tendenzialmente rende bene, a meno che perché c'è un buon gruppo, c'è un clima incredibile, comunque una squadra vincente, perché si tratta di una squadra vincente, e tutti si trovano bene, ci sono ormai le bandiere consolidate, quindi è facile che un giocatore possa fare bene. Il fatto di doverlo sostituire con qualcuno di nuovo, anche lì deve essere estremamente giustificato, perché chiaramente si tratta tra l'altro un fondo di investimenti che non ha mai, se non al netto di un altro piccolissimo investimento sportivo, non ha mai fatto investimenti sportivi, quindi è la prima volta che si trova di fronte a gestire una società di calcio tendenzialmente. Quindi è un qualcosa di completamente diverso, perché a differenza di un macchinario, per il quale appunto ritorno all'esempio Sì. precedente, è più facile capire quale può essere il rendimento di un macchinario nel lungo periodo, perché il macchinario è quello. Sul calciatore ci sono una serie di imprevedibilità per le quali è difficile capire se poi durante il disinvestimento e il cosiddetto exit del fondo quel calciatore ti possa aver generato un valore tale da poter giustificare la spesa, perché magari ci sono di mezzo gli infortuni, ci sono di mezzo diciamo, il rendimento sportivo Le stesso variabili del del rendimento, sì. calciatore. Sì, le classiche variabili tecnico-sportive che sono diverse. È per questo che è un mercato difficile, per il quale i fondi di investimento solo nell'ultimo periodo hanno iniziato un po' ad investire nelle società sportive. Sì, che poi stiamo vedendo che c'è proprio un cambio, anche con l'arrivo ora degli Stati Uniti sempre molto più presenti nel mercato europeo, Sì. soprattutto nel panorama post-pandemia. La linea che è emersa è quella di un mercato calcistico dove intravedevano un settore ancora non troppo regolamentato rispetto a tanti Sì. altri, in cui c'erano dei margini di crescita sotto il profilo dell'intrattenimento, eccetera, non del tutto sviluppati. Quindi sta cambiando proprio il panorama degli investimenti sicuramente in Europa. Ma mentre ti ascoltavo, Domenico, io ti porto anche la visione un po' più da tifoso per arricchire ulteriormente la discussione, e poi ho ancora un paio di domande da farti. Che ecco, il fondo ha avuto un'altra esperienza non proprio positivissima a livello sportivo calcistico. Vieni nell'Inter, ti trovi in casa una dirigenza che dal punto di vista sportivo i risultati li sta portando. L'idea che ha il tifoso è: dovresti fidarti allora di questa dirigenza che i risultati te li ha portati, evidentemente. Altrimenti la linea è: se stai cambiando approccio, questa è la miglior dirigenza possibile per intraprendere questo nuovo approccio, oppure vuoi portare una nuova visione? E qui il tema è che magari il giocatore come asset, come valorizzazione, non si valorizzerà negli anni il tipo di investimento che avrebbe in mente di fare l'ausilio di turno in questo caso, però ritorni tramite i ricavi sportivi, cioè quel giocatore nella mia idea mi permette di raggiungere quegli obiettivi, di andare avanti in Champions League, di rivincere, e da quel lato lì guadagno di più. Ecco, c'è una sorta di doppio binario dove con l'attuale dirigenza potresti lavorare di più, e ha dimostrato sotto la gestione Zhang di spingere sui risultati sportivi per pompare i ricavi. Il quadro che ne emerge è che dall'altro lato il fondo Oaktree sta dicendo: no, andiamo verso una sostenibilità strutturale dell'Inter che prescinde dai risultati, cioè non dobbiamo dipendere in maniera vitale dai risultati sportivi. Questo ammazza un po' il Eh, sogno dei tifosi dell'Inter nell'immediato, però.
Sì, sì, è una visione estremamente cinica e terribile sulla quale riflettere, no? Però effettivamente è vero, no? È un modello, quello della sostenibilità, che è stato richiamato più volte da Marotta e che viene sempre richiamato più spesso anche da altri presidenti, da altre compagini societarie di altre appunto società sportive. Però effettivamente noi abbiamo un modello attuale che non ci permette di poter prescindere dai risultati sportivi, perché attualmente sono quelli che generano più utile, più cassa fresca da poter utilizzare, che però nel lungo periodo ci permette sempre meno di poter competere con quelli che sono ad esempio gli avversari dall'altra parte del mondo, ma anche basta pensare in UK con tutte le squadre di Sì. Premier che tendenzialmente la penultima in Premier ha la possibilità di spendere 100 volte quello che può spendere la prima in Italia. E Sì, questo ma deriva dal fatto... basta vedere il Como, scusa se ti interrompo Domenico, che pochi Sì, giorni fa io mi sono ascoltato un'intervista molto interessante al presidente su di Warso, Suarez. che ha raccontato un modello che a me ha intrigato molto, cioè un modello che sarà veramente rivoluzionario per quello che stiamo vedendo in Italia, dove i risultati sportivi e i ricavi dallo stadio saranno per il Como una goccia nel mare dei ricavi che invece andranno ad ottenere tramite la vendita di brevetti, nuove formule di collaborazione, servizi che vengono venduti, e quindi il calcio in senso sportivo per il Como sarà solo una vetrina tramite cui pubblicizzare tutto quello che fanno, e questo permette però di essere sostenibili a prescindere dal fatto che saranno in Champions, in Europa League o magari anche fuori dall'Europa. È un po' una logica che per noi tradizionalisti italiani, per come siamo cresciuti e per quello che è lo status dell'Inter, non è semplice da accettare. Sì, è perché tendenzialmente è una logica completamente antisportiva, ma non antisportivo nel termine che va Sì. antisportivo Non scorretto, ecco. di scorrettezza, è antisportivo nel senso che appunto prescinde da quella che è la dinamica realmente sportiva, nel senso che poi tutta la parte di risultatistica in un certo senso viene messa in secondo piano per poi poter dare maggior adito a quella che invece è la parte più commerciale di business, chiamiamola così, che ti permette appunto di generare una serie di ricavi solamente dal fatto di essere la società Inter, quindi dal merchandising, dalle pubblicità, dagli sponsor, come hai detto tu anche dei brevetti, quindi tutta la proprietà intellettuale, dal fatto di avere chiaramente uno stadio di proprietà che ti permette di avere magari intorno una serie di servizi che ti possono garantire un introito importante e molto più importante di quelli che sono i ricavi per ad esempio i cosiddetti gettoni in Champions, per esempio, no? E questo purtroppo è un qualcosa che dobbiamo affrontare necessariamente, che prima o poi dovranno affrontare tutte le società prima di poter arrivare a pensare di poter competere appunto con chi può spendere 300 milioni per campagna acquisti. Però tendenzialmente è un qualcosa che io, nonostante diciamo appunto in quanto tifoso interista, anche a me piacerebbe vedere un mercato importante, tuttavia penso anche che siamo in una fase in cui questo switch un po' lo devono fare tutte le squadre. Se per adesso siamo una squadra che sta già proponendo questo tipo di switch, magari siamo indietro rispetto al Como, ma siamo avanti rispetto a molte altre società, e nel frattempo nell'arrivare a questo risultato di sostenibilità vinciamo anche perché abbiamo una squadra competitiva, secondo me, posto che appunto anche io sono un po' disilluso ormai e mi piacerebbe vedere qualcos'altro, però dico, secondo me siamo diciamo su una giusta via. Siamo su Una una sorta giusta di via male che necessario, dicevamo in sì, questo momento. un male necessario, sì. Però fa male questa cosa, nel senso, per come siamo abituati Molto. evidentemente. Però allora io qui ti sollevo una questione e parliamo più da tifosi, poi ti volevo fare 2 domande ancora sul tema dei paletti, eccetera. Sì. Che, quello che stiamo vedendo oggi, allora l'Inter comunque per me si stanno sottovalutando anche alcuni investimenti che sono stati fatti in questi anni, perché noi diciamo a un certo punto bisognerà sostituire quelli che sono arrivati con Zhang, che sono ancora la Mh. colonna portante della società, ed è verissimo. Però per esempio io un Sucic lo ritengo un investimento giusto e interessante, un giocatore che in questo momento è in rampa di lancio e si candida a poter diventare un elemento importante, così come
i Pio Esposito e gli Aleksandar Stankovic, il fatto che siano cresciuti nel tuo vivaio, ecco, non toglie dall'equazione comunque questi due calciatori che possono diventare delle colonne, sono classe 2005, quindi dopo i 97, dopo i 99, stai mettendo dentro dei 2005. Il tema vero è che comunque sarà fondamentale il timing di come sostituisci i vari Barella, Bastoni, Lautaro e il timing di come coincide questa cosa con l'exit di Octree a quel punto, perché un nuovo proprietario, cioè questo te lo lego anche al discorso dei rinnovi di contratto. Sono andato a vedere i rinnovi di contratto pesanti, l'Inter li ha fatti nel 2024, a pochi mesi dall'arrivo di Octree, con operazioni che erano già state tutte impostate praticamente con Zhang, quindi Lautaro che rinnova, Bissek, Dumfries, anche Barella se non sbaglio ha rinnovato sempre nel 2024, quindi in quel periodo lì sono stati fatti questi rinnovi importanti da un lavoro già impostato. In questa fase, secondo te, visto che anche Bastoni dovrà rinnovare, è in scadenza 2028, Çalhanoğlu si sta portando verso la scadenza, questi paletti possono incidere anche sul tema dei rinnovi di chi è già in rosa? No, secondo me non si tratterà di un tema di rinnovi dei giocatori che già sono in rosa, perché allora, posto che è vero, come avevi detto tu prima, che tendenzialmente è giusto, sarebbe giusto lasciare un po' più spazio alla dirigenza attuale, perché si è già dimostrata capace di poter ottenere degli ottimi risultati. Stiamo parlando però di una società italiana le cui bandiere più importanti sono italiane tendenzialmente, o che comunque hanno fatto la storia recentissima dell'Inter. Per me sarebbe davvero una novità, cioè come qualora non li dovessero rinnovare, non la vedo come un'opzione plausibile, non la vedo come un'opzione plausibile, anche perché poi è necessario affiancare come abbiamo detto, i Sucic di turno, ai Pio Esposito, agli Stankovic di turno, diciamo delle figure più di esperienza che possano farli crescere e possano non farli esporre più di tanto e caricarli di pressioni di cui non hanno assolutamente bisogno. Banalmente, però, gli investimenti come ad esempio alla Sucic, alla Stankovic, sono importantissimi, però ti fanno notare quanto effettivamente lo scouting sia importantissimo, perché tu, se vai a comprare ora un giocatore, un Palestra, lo vai a comprare ora, abbiamo visto, a 60 milioni è andato in Premier. Sucic, se avesse aspettato un anno per comprarlo, quest'anno quanto ti costava post mondiale? 35, 40? Sì. Sì, E tu è l'hai preso proprio, l'anno scorso. è proprio un tema questo di dover cambiare approccio, quindi è anche giusto chiedersi se proseguire con questa direzione sportiva o no, ricordandoci che anche Ausilio è in scadenza 2027, quindi è un altro dei temi sul tavolo. Io, Domenico, per non rubarti troppo tempo, volevo quindi fare una sorta di riepilogo finale chiedendoti, visto che citavi Palestra, secondo te, quindi, cioè tanti hanno detto ma non è vero che sono state fatte queste offerte, non è vero che ci sono le famose offerte mimate, l'Inter che fa Sì. finta di fare le Le offerte, trattative mimate. le trattative mimate e soprattutto che la burocrazia interna abbia prolungato troppo questa trattativa fino ad arrivare poi all'affare sfumato. Tu ci credi a questa cosa? Cioè non è possibile che l'Inter effettivamente abbia avuto l'ok ad investire quelle cifre lì? No, per me esiste una trattativa, ha ricevuto anche l'ok per andare ad investire sul calciatore, non esistono secondo me trattative mimate. Poi ad oggi, diciamo, il calciomercato è un po' come il becero gossip, no? Quindi è diventato un po' l'intrattenimento estivo Sì. per chi è in spiaggia vuole leggersi due notizie tendenzialmente, è diventato anche quello, non solo quello, diciamo. Prima era un po' più diverso perché appunto le fonti di informazione erano diverse, ti andavi a comprare il giornale e leggevi direttamente lì quelle che erano le notizie. Adesso ci sono molti più canali informativi e quindi diventa un po' più gossiparo come tipo di informazione. Comunque, con riferimento a Palestra, secondo me assolutamente no. È vero che poi i dirigenti dell'Inter, in particolar modo Ausilio e Marotta, Marotta si trova un po' al centro, no? Tra i due fuochi, quindi tra Octree, che ha riposto tantissima fiducia su Marotta, tant'è appunto che garantendogli una partecipazione societaria anche all'interno dell'azionariato dell'Inter,
e anche Max Catanese, quindi tendenzialmente si tratta appunto di una doppia negoziazione, chiamano una negoziazione parallela, quindi tra quella con il club proprietario del cartellino del calciatore e quella con il calciatore, e scusami, quella con il fondo, quindi tu devi negoziare non solo con il calciatore ma anche con il fondo, provandoli a convincere tendenzialmente. Quella di Palestra, su Palestra ad esempio, appunto essendo un investimento su un calciatore, quindi diverso dai soliti investimenti che si fanno su altri tipi di società, per un'operazione così rilevante diciamo, a livello economico non basta un mero giudizio tecnico sul calciatore stesso, quindi è necessario che si prepari un vero e proprio un investimento, diciamo, non so come spiegarlo, ma Di una business vera e plan, propria... diciamo, Sì, proprio. una business plan singolo, però su un singolo calciatore Sì, che sì, possa sì, sì. essere complessivamente convincente, quindi dal costo del cartellino ai bonus, alle commissioni, all'ingaggio, alla durata, all'età, anche agli infortuni, l'eventuale possibilità di rivendita del calciatore. Quindi tutta questa parte qui, quando tu vai a presentare un profilo e alle vecchie, quando si fa riferimento, no, le cosiddette vecchie proprietà, prima ti piace il calciatore, 50-60 milioni, te lo prendi, a prescindere da tutte queste informazioni. Ad oggi è un qualcosa che invece non può funzionare così, perché essendo un investimento vero e proprio, tu devi presentare sul calciatore un progetto proprio sul Sì. calciatore, quindi è forse questa la parte che richiede più tempo, perché un procuratore come procuratore in senso tecnico, non procuratore del calciatore, Sì. procuratore nel senso che ha una procura per poter agire in nome per conto dell'Inter come Piero Ausilio o Marotta stesso, devono presentare un vero e proprio progetto sul singolo calciatore che deve convincere quella che è la proprietà dell'Inter sul fare quell'investimento, affinché poi quando decideranno di vendere quel giocatore sia rivendibile, abbia un valore aggiunto come abbiamo detto, e quindi c'è una valutazione tecnico-sportiva e una valutazione diciamo societario-finanziaria sul calciatore stesso. E Sì, sono due mondi questo che un è importante secondo me po'... questo, perché chiarisce molto, detto che poi probabilmente, come nel caso di Palestra, al di là di questo progetto, forse c'è stato anche un po' un tergiversare da parte dei dirigenti che hanno ulteriormente allungato questa trattativa, detto che secondo me, come Marotta, anche l'agente Lucci ha, diciamo, esternato una visione molto di parte di quella che è stata la vicenda, e ci sono dei punti nelle dichiarazioni che non mi tornano molto di Lucci. L'ultima cosa che volevo dire, Domenico, per concludere, era comunque capiamo la sostenibilità, capiamo tutto, l'Inter che non puoi dipendere troppo dai risultati sportivi. C'è però un dato che ci ha dato anche il nostro Simone Frizza su Passione Inter qualche settimana fa, che adesso la UEFA ti darebbe la possibilità di spendere a livello di costo squadra e quindi di potenzialità della squadra il 70% circa del fatturato per stare dentro i limiti. L'Inter credo sia al 45% attualmente, quindi cioè del margine in realtà per fare delle cose ci sono, è un austerity un po' troppo stringente, forse si potrebbe concedere qualcosa in più. Sì, sì, no, ma infatti, allora, Octave avrà fatto non si sa quanti investimenti, è un fondo di investimento, quindi non è un tema di budget. Il budget, secondo me, è potenzialmente illimitato. Poi esistono i business plan, esistono anche dei budget stanziati proprio per il calciomercato che sono stati approvati a livello, diciamo, di capogruppo per gestire appunto l'investimento nell'Inter. Quindi secondo me, anzi, non è sicuramente un tema di disponibilità economica, non Okay. chiamiamola di budget, non è un tema di disponibilità economica, è un tema appunto di quante risorse tu vuoi investire nel calciomercato, perché per te il calciomercato, quanto conta in percentuale il calciomercato rispetto a tutto il resto, no? Quindi abbiamo visto anche gli investimenti alla Pinetina, abbiamo visto gli Sì. investimenti per il settore giovanile, quindi sono altri investimenti per il quale comunque, se non vado errato, c'era stato un 100 milioni, avevo letto da qualche parte, Sì, sì, un sì, l'ha aggregato detto di Marotta più volte, sì. un 100 milioni, no? E si Sì. tratta di un investimento importante che però per un fondo di investimenti, posso assicurarvi, è completamente irrisorio, cioè non sono nulla 100 milioni di investimento, anche perché di mezzo ci sono i finanziamenti, quindi non è che li paghi 100 milioni cash al Sì. momento in cui fai l'investimento, quindi per il fondo non si tratta di disponibilità economica, è un tema di budget, è un tema di capire, di comprendere effettivamente quanto il calciomercato possa influire realmente sul valore della società Inter da qui ai prossimi 3, 4, 5 anni, quando decideranno
di vendere, insomma. Sì. Poi c'è stato anche un tema, ma magari provo ad essere velocissimo, sui parametri zero. I Sì, parametri zero, giusto diciamo per farla brevissima, il parametro zero tendenzialmente è un investimento difficile che la proprietà non vede di buon grado, semplicemente perché è come dire, io prendo sempre facendo l'esempio dei macchinari, io acquisto un materiale di seconda mano un po' obsoleto che però mi garantisce stabilità per i prossimi 3-4 anni, a posto di prendere uno appena brevettato che potenzialmente mi può offrire tantissimo ed è molto futuribile rispetto appunto ad un macchinario che invece è sicuro e gestito, che però tra 3-4 anni lo dovrò buttare, tendenzialmente sostituire. diventa sostituire o comunque diventa completamente inutile, sostenendoci anche un costo. Oltre al costo, diciamo, tornando appunto a parlare di calcio giocato, appunto abbiamo i parametri zero molto spesso sono ultra trentenni che difficilmente possono essere acquistati dalla società perché da qui all'eventuale exit del fondo non avranno un valore non daranno valore aggiunto a quello che è la società, e quindi il fondo non li vede di buon occhio questi tipi di investimenti, perché tu devi pagare le commissioni agli agenti che essendo a parametro zero sono più alti, devi pagare il costo del cartellino del giocatore che essendo a parametro zero è più alto, e anche perché tendenzialmente, e poi essendo ultra trentenni non hai neanche la possibilità poi a fronte di questo investimento di poter creare quel valore aggiunto. Sì, Questo non vuol è dire che raro, il caso Onana è rarissimo, trovare uno a 0 è che poi riesce a rarissimo. rivendere è molto raro, sì. È molto raro, quindi tendenzialmente io parlo sempre di ultra trentenni. Se si sta parlando di un parametro zero di 21 anni, che è difficile, però se lo trovi a 21 anni, anche a 23-24 anni, è già un qualcosa di più fattibile. Questo non vuol dire che siano completamente esclusi, o questo non lo posso sapere, nessuno di noi può saperlo, perché ci sono tante variabilità nel calciomercato, che magari per ragioni tecnico-sportive a un certo punto hai necessità a livello proprio sportivo di colmare una lacuna, e in quel caso io dubito che pur di risparmiare quei soldi tu ti lasci un buco in squadra. Quindi tendenzialmente stiamo sempre parlando di un raffronto sportivo e finanziario che però ad un certo punto può anche venire in un certo modo a ricongiungersi quando viene la reale necessità. Sono d'accordissimo, tanto che io ho un esempio chiaro in mente, che è quello del fuori Pavard l'anno scorso dentro Sì, Akanji, che è un profilo che andava fuori da tutto quello che ci siamo detti nelle linee guida. E quindi per l'Inter, diciamo che nel momento in cui togli un giocatore come Pavard, forse è anche più semplice far capire l'importanza di uscire esatto. dai parametri e dai paletti per andare su un profilo così, come oggi potrebbe essere fuori Pavard, eventualmente dentro quel parametro zero John Stones, per fare un esempio che può essere in questo senso. Anche per questo, occhio quindi soprattutto a quello che può succedere magari da agosto in avanti, nel senso che io da Esattamente. dirigente sportivo posso anche dire: ok, siamo arrivati a fine agosto, c'è l'esigenza di chiudere la rosa adesso, con anche del tempo che stringe, posso giocare un po' di più dentro questa serie di esce questo, metto dentro quest'altro, e invece non vengo vincolato al c'è tempo per individuare il 24enne da 25 milioni e Esatto. 2 milioni di ingaggio. Quindi anche questo ci può dire qualcosa, secondo me, sulle tempistiche del mercato dell'Inter. Domenico, secondo me Esattamente. abbiamo fatto un punto, direi, completo su tutta Sì, questa vicenda. Quindi sì, sì. ti ringrazio quindi per il tempo, innanzitutto per l'approfondimento, la Grazie mille a te, competenza Lorenzo. che hai messo. Ovviamente approfondiremo ulteriormente, quindi se avete dei commenti, delle domande, delle considerazioni che non abbiamo fatto, che vorreste ecco ulteriormente portarci qui sul canale, scrivetele nei commenti, vi leggeremo poi in diretta alle 19:30 come ogni giorno, quindi mi raccomando fatevi sentire. Domenico, non so se hai dei canali social che utilizzi su cui ti fa piacere farti seguire, altrimenti ti lasciamo il No, tuo lavoro. tendenzialmente no, come ti ho detto, in realtà sono un assiduo frequentatore di YouTube, ma Ok. non ho miei canali social, lo Non sei faccio, in cioè, cerca di visibilità, ecco, no, diciamo. no, zero, anzi, come ti avevo detto, ci potevamo anche semplicemente fare Okay. una chiacchierata. Mi fa piacere essere qui, anzi ti ringrazio per l'opportunità, ma diciamo, non ho miei contenuti, non ho miei video, era solo un modo per dare diciamo, un taglio anche un po' più tecnico, magari Sì. a chi non fa questo mestiere, magari non interessa a nessuno, però magari a No, qualcuno no, no. interessa, può avere un qualcosa di un po' più
di un po' più tecnico, una base un po' più tecnica da cui partire, magari giusto per dare un po' più di informazione vera e propria, no? Sì, 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 sono assolutamente d'accordo e per questo ti ringrazio e io ringrazio chi è arrivato fino a questo punto del nostro contenuto, quindi mi raccomando fateci sapere la vostra nei commenti, ricordandovi poi di venire nel club dove questi argomenti li approfondiamo tutti i giorni e vi lascerò con un altro approfondimento che per chi ci ascolta in podcast potete recuperare tramite il link qui sotto in descrizione, mentre per chi ci segue su YouTube dovete cliccare forte qui sopra la mia faccia, fortissimo.